una noche más y copas de más. Tu no me dejas en paz. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi proviamo a fare tutto il giro dell'Expo. Vi faccio vedere un po' tutti i padiglioni. Ok ragazzi, siamo di nuovo dentro l'Expo. Provo questi 2 giorni a mettere un po' di clip miste delle mattine che provo a sfruttare per fare appunto il contenuto sull'Expo. Oggi siamo entrati dall'ingresso est, mentre il primo giorno eravamo nell'ingresso ovest. Kawaii! Tutte queste persone con l'ombrello per il sole, c'è un caldo allucinante. Padiglione delle Filippine, secondo me tra i più carini. Padiglione degli Stati Uniti visto più da vicino, anche qua ragazzi fila allucinante. Ma tutta là dietro hanno messo pure le tende per far stare le persone all'ombra. Questo è il padiglione della Francia e non ci credo che quella è una baguette. Una cosa interessante per me sono questi padiglioni comuni in cui ci sono un sacco di paesi e la fila non è così lunga come negli altri. Secondo me sono molto sottovalutati e qua dentro si possono trovare delle chicche interessanti su paesi dei quali probabilmente si sa veramente poco. Ok. Ieri vi ho fatto vedere questo da sopra, padiglione dell'Azerbaijan, delle statue girevoli. Ragazzi, questo è il padiglione del Principato di Monaco, Daya Shars, padiglione della Turchia, padiglione della Thailandia, molto carino a mio parere. Ci sono entrato a maggio quando sono venuto come visitatore e dicono di avere il sistema sanitario migliore di tutta l'Asia. Ragazzi, è il padiglione dell'Arabia Saudita. Secondo me è molto meglio di giorno. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Australia. Questa invece è l'Indonesia. È carino che c'hanno una foresta tropicale dentro. Vediamo se riesco anche a raccontarvi una curiosità sull'alfabeto. Uzbekistan, oh l'Uzbekistan. Vediamo se sotto c'è la scritta in katakana. Vabbè, vedo dietro la Serbia, lo faccio lì. Ok, vedete quella scritta lì? Ok, sopra Serbia scritto. Ah, c'è anche qua Uzbekistan. Ok, facciamo con l'Uzbekistan. Praticamente quello sotto è l'alfabeto giapponese usato per le parole straniere. Quindi quello è U, Zu, Be, Ki, Su, Ta, N. Quindi è Uzbekistan, Uzbekistan, che è pronunciato in giapponese. Questo è alfabeto, è usato per le parole straniere, quindi tutti i nomi degli stati sono scritti in questo alfabeto che è il katakana, mentre le parole di origine giapponese si possono scrivere in hiragana, che è un altro alfabeto ancora, e poi ci sono pure i kanji, quindi vabbè, facciamo un bel mappazzone di tutto. Padiglione della Serbia, questo è il padiglione della Romania. E voglio fare un gioco con voi. Vedete l'ultima lettera accanto alla bandiera? È la A in katakana. Provate a vedere nei prossimi padiglioni quando vi mostro i nomi se vedete la stessa lettera. Padiglione di 2 nostri vicini di casa, questa è l'Austria, mentre qua più avanti troviamo la Svizzera. Ok ragazzi, e voi mi direte, ma ok che ci stai facendo vedere tutto l'esterno, ma puoi entrare in qualcuno e farci vedere come sono dentro? Sì, sono entrato in uno dei padiglioni comuni, adesso vi faccio vedere qualcosa.
Nike, piccolo stand preso d'assalto. Lì c'è Bob. E là ovviamente l'uomo più veloce del mondo. Comunque ragazzi, voi dovete dirmi e confessarmi se conoscete tutte queste bandiere, tutti questi stati, perché la maggior parte non li riconosco. Oh, Didier Drogba. Ma voi lo sapevate che la Costa d'Avorio è il più grande importatore di cacao? Sì. Questo è il padiglione più bello in cui sono entrato quando sono venuto come visitatore. Secondo me è bellissimo. Ovviamente quello cinese. Questo ragazzi, architettura super suggestiva, invece il padiglione del Kuwait. Ovviamente ho dovuto cercare che bandiera fosse. E ragazzi, le due mani che girano qua sono molto iconiche. Questo padiglione è di uno stato abbastanza grande. Si chiama Bharat, il nome del padiglione. Questa è la scritta in katakana. Ma in realtà Bharat è uno dei nomi antichi con cui si chiama l'India. Questo ragazzi è il padiglione del Bahrain. Quanti conoscono questo stato grazie alla Formula 1? Comunque una piccola isola, un bel padiglione, Fatto, tra l'altro io non ve l'ho raccontato, ma sapete che tutta questa isola è un'isola artificiale? Immaginate, questa posto dove per lo shooting vi metto la foto che avevo fatto qua quando sono venuto con i miei amici a fare visitatore. Uno di questi tre padiglioni. Abbiamo Egitto, Senegal e Bangladesh. Provate a indovinare prima di vedere la prossima clip dove entra. Bella Matar. Siamo dentro al Senegal. Questo sarei curioso di capire cosa c'è dentro, il padiglione dell'Unione Europea. Mentre questo è quello del Belgio. Qua abbiamo Lituania e Lettonia, l'Algeria, la Cambogia, qua la Tunisia e qua troviamo il Cile. Padiglione della Tunisia. Grande Osam, saluto il mio collega della Brembo. Filmati su tutte le pareti. Si parla di acqua. Questo ragazzi è il kanji giapponese per l'acqua, infatti il tema del padiglione tunisino è l'acqua. Qua ci sono altre opere tunisine e quella scritta in arabo. Ho chiesto alla ragazza del padiglione, mi ha detto che significa, correggetemi se sbaglio, che Dio ha creato tutte le cose, gli esseri viventi dall'acqua. Qua si possono provare cose tipiche tunisine. La cosa carina è che poi si mangia seduti intorno a questo tavolo. È giapponese in cui tra l'altro si può entrare solo con la prenotazione, quindi non entreremo perché ovviamente si è svegliati tardi. Ok ragazzi, domanda super importante: chi scegliete? Che piccino questo Ivi. Del Portogallo invece
Colombia. Notate qualcosa nella scritta in katakana? Altro comune. Cuba è interessante, eh? Vendono anche i prodotti, ovviamente, una cosa che forse non avevo ancora detto, che si può fare anche vendita all'Expo. Il Bhutan. L'ingresso del Togo. Ma invece c'è il Pakistan. Abbiamo Nigeria e di qua la Palestina. Questo ingresso è molto suggestivo. Mongolia. Guardate ragazzi cosa ho scoperto sulla Moldavia. E qua dice uno degli orgogli del nostro paese è il vino. Qua dice che è uno dei pochi paesi al mondo che ha una festa nazionale dedicata al vino. Grande Moldavia, grandissimi. Un quarto della popolazione è coinvolta nella produzione di vino. Ora che espressioni di colori. Il Tagikistan. Vabbè, 4 formaggi margherita e poi vabbè il gusto teriyaki chicken non vuoi metterci. Proviamo il nostro castello slovacco. Ok. Oh. Ah, yeah. Ah, ok, now I got it. Yeah, ok. Oh. Oh. Ok. Ok. Best Lovas Big Visitor. Mi hanno detto che la Slovacchia è la nazione che ha più castelli castelli pro capite. Immaginate. Dato che ho risolto il puzzle mi hanno dato questo. Vabbè, alla fine sappiamo sempre che spetta l'ultima parola. L'Ucraina e qua il Guatemala. Cioè, se mi chiedete se hanno un senso i comuni di accostamento, non ho idea. Però qua ragazzi c'è un nostro amico, il San Marino. Filmato di San Marino. Non ci sono ancora stato, tra l'altro. Racconta la storia del santo chiamato Marino, da cui prende il nome lo stato. Come si possono fare i timbri, tra l'altro, una cosa che non avevo ancora fatto vedere. È carino questo. Vi starete chiedendo, ma ci sono tutte le nazioni all'Expo? Ovviamente non è così, mancano alcune nazioni o per motivi politici o finanziari, perché appunto essere qua all'Expo richiede investimenti, motivo per cui molte nazioni condividono i padiglioni. E tra gli assenti abbiamo la Russia, l'Iran, il Sudafrica, l'Argentina, il Messico. Se pensiamo all'Europa manca l'Estonia, manca l'Albania, manca la Grecia. E salutando il mio amico Nelson, purtroppo il Salvador non è qua. Sono qua dentro il padiglione del Brasile. Devo capire un po' questo concept, Adesso devo chiedere a qualcuno. Ok. Oh, ok. Ok, thank you very much, I appreciate it. Ok, quindi la ragazza mi ha spiegato che, esatto, avete visto cadere. Questo sta per cadere. È lo spettacolo del Brasile sulla vita e la morte. Quindi questo tetto rappresenta tutta la natura della foresta amazzonica e questi sono animali e l'uomo in sincronia con la natura. E adesso in assenza di sole appunto la natura muore. Particolare, sono curioso di vedere anche l'altra stanza. Padiglione del Brasile, ti puoi pitturare le mani o la faccia con questa cosa. Adesso provo a farmi la mano brasiliana. Ragazzi, poteva andare meglio, poteva andare peggio, non lo so. Cosa dite? Queste sono opere d'arte di autori brasiliani. Sempre il legame con la natura. E qua dentro questa stanza si sente il ritmo brasiliano,
Si parla anche del legame tra Brasile e il Giappone. Ok ragazzi, vi racconto una storia riguardo al legame tra Brasile e Giappone, dato che sono appena uscito dallo stand. Nella mia prefettura, che è la prefettura di Aichi, dove ci sono Nagoya, che è la città dove vivo, e altre città come Toyota, che prende il nome dall'omonimo brand Toyota, o Toyohashi, sono città fortemente industrializzate dove c'è un sacco di presenza di brasiliani o giappo-brasiliani. E questo è dovuto al fatto che all'inizio del Novecento, quando il Giappone era molto povero, un sacco di manodopera giapponese è andata nelle piantagioni di caffè brasiliane, grazie a delle trattative tra i due paesi che favorivano l'immigrazione e l'emigrazione tra i due. E poi negli anni 80-90 appunto sono tornati qua come manodopera invece in queste aree fortemente industrializzate, e addirittura in queste città ci sono anche alcune scuole bilingue brasiliane e giapponesi. Ragazzi, entriamo nella Malesia, e a proposito della Malesia, guardate l'ultima lettera. Riproduzioni del cibo. Tra l'altro questa è una cosa molto tipica anche dei ristoranti giapponesi, che mettono fuori dal locale le riproduzioni del cibo per farti capire effettivamente la quantità e come l'aspetto del cibo. Questo ragazzi è un avatar creato dai ragazzi dell'università di Kuala Lumpur ed è praticamente un ChatGPT animato, da quanto mi ha spiegato il ragazzo. Ultimo filmato sempre sulla sostenibilità, e qua si chiude il padiglione, sezione di souvenir e sezioni invece ristorazione. Very nice padiglione. Ragazzi, tra poco si inizia il lavoro, intanto un'altra dimostrazione con una persona del pubblico. Ieri non ve l'ho mostrata, ma questa per me è impressionante. Tastire il legno. Questo è un ragazzo dell'azienda di ceramica di Okinawa con cui il progetto del mio laboratorio sta collaborando. Ragazzi, sono qua con Ori, il mio robotic senpai. Konnichiwa Italia. Konnichiwa Italia. C'è effettivamente sabbia. Salam alaikum. Ok ragazzi, proviamo a entrare anche a Singapore, dai. Siamo nel padiglione del paese dell'Asia con il PIL pro capite più alto. Okay, il concept a quanto pare è appunto il loro rapporto con la natura, anche loro, e su quanto stiano spingendo in questi ultimi anni sull'ecosostenibilità. Deve scrivere un sogno e poi deve lanciarlo in quella struttura qua. Comunque a me affascina un sacco vedere le persone che scrivono in kanji, Quindi adesso il sogno si è dissolto, cioè si è trasformato in quella pallina che sta tenendo in mano. E opla. Olle.
E si chiude così il padiglione di Singapore. Si sente un sacco di eco. Bello, bello. Con tutti i sogni che hanno scritto sotto, ovviamente. Veramente impressionante, Pensavo fosse finita, invece c'è ancora questa sala. In questa lounge e tutta la natura di Singapore che viene riprodotta. Ehi là! C'è indicarmi l'uscita coi droni e Savage. E siamo arrivati all'ultima dimostrazione della nostra Expo. Ok ragazzi, Expo finita, adesso smantelliamo. E lasciamo così il nostro padiglione che ci ha ospitato per 3 giorni. Ci avanza un po' di tempo, andiamo nella Colombia. Oh. Questo è il padiglione della Colombia. Qua dentro si possono toccare delle cose. Zucchero di canna. Nell'acqua ho messo tipo gelatina. Ok, questo spiega perché sul tetto c'erano un sacco di farfalle. E ovviamente anche nel padiglione della Colombia non può mancare la possibilità di bere un caffè colombiano. Io e Mario siamo riusciti a entrare anche nel padiglione del Vietnam. A quanto pare il Vietnam vanta di questo primato. Perché forse vediamo anche questo, che in realtà ci dovrebbe interessare da vicino. Ok, sono progetti universitari di queste due università. Affascina un sacco il menu scritto a mano. Takoyaki, uno dei piatti più tipici. Oh. Arigato. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう Ciao ragazzi, sono passato al parco di Nara prima di tornare da Osaka Nagoya. Faccio qua l'outro del video. Grazie mille per aver visto questo video. Fatemi sapere con un commento, un mi piace se vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate dell'Expo, se vi siete sentiti lì con me, qual è il padiglione che vi è piaciuto di più. Io vi mando un abbraccio, ci vediamo in un prossimo video. Probabilmente saliremo sul Monte Fuji e se avrò la possibilità farò un vlog anche lì. Fatemi sapere se lo volete. Alla prossima.
Ok ragazzi, ero incuriosito dalla posizione delle mani, che nel buddismo vengono chiamate mudra, e il mudra di destra indica non temere, quindi protezione, pace e coraggio, mentre il mudra di sinistra indica compassione e accoglienza, a simboleggiare appunto il Buddha che protegge e dona. Niente, è patato. Ma se... Oh, fa l'inchino. Inchino. Oh. Do, no, mamma che inchini. Do, vieni. Ehi, la madoi. Oh, il master.